Benvenuti al secondo appuntamento con la divulgazione della scienza. Oggi vedremo come rendere più interessanti, più saporite, più colorate le informazioni, diciamo in generale le idee. Partiamo da una serie di citazioni di scrittori e poeti scomparsi ma assolutamente saggi. Voglio porre la vostra attenzione prima sulla frase di Zukovsky che disse ciò che si scrive con fatica si legge con facilità, ed è molto vera, perché se il pubblico che mi legge, che mi ascolta, non capisce è perché io non sono stato capace di spiegarmi adeguatamente. Quando si spiega qualcosa a qualcuno, lo vedremo dopo, è fondamentale mettersi proprio nei panni di colui che ci ascolta o che ci legge. Questo perché non necessariamente ha a disposizione il nostro bagaglio di informazioni, e quindi raccontare e spiegare qualcosa ad un pubblico, qualcuno che non sa in quel momento di che cosa stiamo parlando, è un'operazione impegnativa. Occorre pazienza, occorre accompagnare lungo tutto un percorso appunto logico e che porti alla corretta informazione. Diceva De Marchi, non c'è nulla che meglio si adatti a un'idea confusa che una parola che non si capisce. È verissimo. Pensate che tutte le volte che cerchiamo di spiegare qualcosa che non conosciamo bene, ci si perde in mille spiegazioni assolutamente superflue. E infine, diceva Flaubert, un linguaggio diverso è una diversa visione della vita. Costruire un proprio linguaggio, un proprio stile è molto importante, perché rende tutto ciò che diciamo decisamente più interessante, più nostro, più personale. Partiamo dai preconcetti o dai pregiudizi. Abbiamo visto nella lezione precedente, Einstein diceva è più facile spezzare un atomo che un pregiudizio. Noi sappiamo che la muraglia cinese è l'unico manufatto visibile dallo spazio, e questo lo sentiamo da talmente tanto tempo che questa informazione è diventata vera. Non è vero per niente, tant'è vero che l'autostrada che attraversa il Canada è più grande addirittura della muraglia cinese, eppure nessuno va in giro a dire che è visibile dallo spazio. Ecco che vediamo come appunto un'idea raccontata e straraccontata che leggiamo ovunque, benché scorretta, anche perché dallo spazio dove? Da 1 chilometro, da 2 chilometri, da 100 chilometri, lo spazio non ha una caratterizzazione di distanza precisa, diventa talmente appunto sentita che entra appunto nel linguaggio comune, entra nella normale, diciamo, cultura generale. Così come sappiamo benissimo che uno degli animali più pericolosi sulla Terra è lo squalo. Se andiamo a vedere le statistiche, in 5 anni ci sono stati circa 700 attacchi, di cui una sessantina letali. Certo, chi c'è morto oppure chi ha perso un arto non è sicuramente contento di aver incontrato un animale di questo tipo, ma si può essere meno contenti, per esempio negli Stati Uniti, di incontrare un cervo, un cerbiatto, che causano complessivamente 130 morti all'anno per incidenti d'auto. Quindi vediamo come in realtà tra il cervo e lo squalo è decisamente più pericoloso, più letale il cervo, per non parlare poi di animali che sembrano insignificanti per quanto fastidiosi come la zanzara, che fanno un sacco di morti ogni anno perché sono veicoli di patogeni, di malattie come per esempio la malaria. Scavare, andare a cercare il cuore dell'informazione stravolge spesso appunto idee preconcette che si hanno, tipo la pericolosità degli squali rispetto alla pericolosità di animali che magari consideriamo appunto pacifici o comunque meno violenti. Diceva Cicerone che non c'è nulla di più nobile che riuscire a catturare l'attenzione delle persone con la parola. Era il suo mestiere, lui appunto era un oratore, e diceva una cosa assolutamente saggia. Se andiamo a riprendere le regole di Cicerone sull'arte del comunicare, c'è un suo libricino che si intitola proprio così, vediamo come le regole sostanzialmente sono sempre le stesse. Questo perché non servono nuove regole per la comunicazione, ma servono nuovi argomenti interessanti da comunicare, non tanto
inventarsi nuovi modi di comunicare. Ora, rimaniamo in ambito dell'antica Roma, quindi della lingua latina, per raccontare l'etimologia di due parole che noi utilizziamo comunemente. Questo è un cartoccio appunto di carta. All'interno io ho scritto un messaggio. Per poter leggere l'interno appunto del cartoccio, quindi questo messaggio, io devo scartocciare, diciamo, togliere fondamentalmente le pieghe dal cartoccio. Ora, questa operazione di togliere le pieghe, che ci consente di leggere questo messaggio incredibilmente profondo che ho scritto, che è viva la divulgazione, se è un po' strappato non fa niente, è proprio l'atto dello spiegare, ossia del togliere le pieghe. Dicevano i latini che una cosa con le pieghe, cioè una cosa complica, è una cosa complicata, non si può leggere. Togliere le pieghe nell'atto dello spiegare rende questa cosa con le pieghe una cosa simplica, cioè una cosa semplice. Da complica deriva necessariamente la parola complicato, da simplica deriva la nostra parola semplice. L'atto di togliere le pieghe e spiegare. Ecco appunto raccontata l'essenza dello spiegatore, cioè di colui che insegna, di colui che trasmette un sapere. Prende un argomento complicato, quindi è un argomento nascosto semplicemente perché è accartocciato, perché per esempio ha un linguaggio che non è quello comune, e con pazienza lo stira fino a farlo diventare appunto un argomento piano, perfettamente leggibile, un argomento senza pieghe. Cosa significa semplice? La parola semplice purtroppo spesso è utilizzata come sinonimo di banale, in realtà non lo è affatto, perché per essere semplici bisogna conoscere a fondo l'argomento di cui parlo, quindi è importante studiare per raggiungerne l'essenza. È un po' come potare un alberello: se si tolgono troppi rametti l'alberello muore, perde di identità fino appunto a morirne. Se non ne tolgo a sufficienza, l'operazione di potatura non è efficace. Quindi bisogna conoscere a tal punto l'essenza di quell'alberello da toglierne la parte in eccesso senza snaturarlo, senza soprattutto ucciderlo. Quindi che cos'è la semplicità? Beh, la semplicità appunto non è un sinonimo di banalità, è concentrazione, è cura del messaggio, è ricerca del cuore del messaggio, certamente non è saperne meno degli altri. Anzi, per essere semplici, come vi dicevo, bisogna conoscere a tal punto bene l'argomento di cui parlo da essere talmente bravo e talmente certo di ciò che dico da rendere non necessario tutti gli orpelli, tutti gli abbellimenti che possono appunto appesantire ciò che dico. Come si costruisce però a partire da un nucleo semplice, un'idea più articolata? Beh, per esempio per relazioni, per sovrapposizioni. Vi faccio un esempio: questa è una nutria, è un animale piuttosto comune in Italia, un animale che non è originario delle nostre parti, perché è stato allevato appunto come nane da pelliccia, è un animale che non fa parte della nostra fauna. Che cosa posso dire di questo animale se dovessi raccontarlo a qualcuno che non ne ha mai visto uno? Beh, è un grosso topo acquatico ed effettivamente è un grosso roditore che vive in acqua. Parto da dei concetti che sono facilmente ricostruibili nella mente di chi ascolta, cioè grosso, topo e acquatico, e a partire da queste informazioni poi aggiungo elementi che appunto sono tipici di questo animale: il muso schiacciato, ha le orecchie piccole, ha le zampe palmate, eccetera eccetera. Quindi un pezzo alla volta, per analogie, io costruisco un argomento articolato, diciamo complicato, a partire da un nucleo semplice che possa essere condiviso da tutte le persone, dal pubblico che ascolta. Questa immagine rappresenta un po' la sorpresa in termini fisiologici. Che cos'è la sorpresa? Beh, è un meccanismo che si mette in atto ogni volta che dobbiamo concentrare la nostra attenzione su
un segnale. Questo segnale poteva essere l'attacco di un predatore quando appunto eravamo un poco più che scimmie. Adesso per fortuna non siamo più necessariamente aggrediti da un predatore, ma siamo sorpresi da che cosa? Da argomenti, da idee, da informazioni che rompono una consuetudine. Ecco che un argomento, un'idea che voglio portare risulta più efficace se è semplice, come abbiamo visto, e se è sorprendente. Che cosa significa sorpresa? Significa proprio concentrazione su un unico punto di provenienza dell'informazione. Se pensiamo che cosa si fa quando si è sorpresi, appunto si sospendono tutte le informazioni che derivano dall'ambiente esterno per concentrarsi solo su un punto. Quindi ecco che si sgranano gli occhi, si sospende addirittura la respirazione, si è allerta. Una volta serviva per salvarci dai predatori, oggi fortunatamente serve ad altro. Platone, torniamo ai grandi classici, diceva proprio che è dalla meraviglia, quindi dalla sorpresa, che comincia il filosofare, ossia comincia l'indagine dell'uomo, comincia il pensiero dell'uomo. Quindi la sorpresa è assolutamente fondamentale. Cos'è una cosa sorprendente? È un'informazione che rompe, cioè un modo di raccontare che rompe una consuetudine. Qualsiasi cosa debba attrarre la vostra attenzione è intermittente, può essere una sirena, può essere un allarme, può essere una spia luminosa. Questo perché il nostro cervello è sensibile ai cambiamenti. D'altra parte uno stimolo costante viene per forza accantonato dal nostro cervello. Immaginatevi appunto se il cervello dovesse tenere sotto controllo tutti gli stimoli che continuamente provengono a partire dai sensi, impazzirebbe, mentre tacita quelli che hanno appunto una forma di comunicazione costante. Invece viene attratto da quei segnali che interrompono appunto questa consuetudine. La sorpresa può essere costruita, per esempio in un discorso che sto facendo, in un articolo, lasciando aperta una questione che io apro all'inizio, cioè ce l'ha fatta il nostro eroe, che fine hanno fatto quelli di cui sto parlando. È il tipico meccanismo che viene messo in atto per esempio dalle serie televisive, quindi dai racconti seriali. Una cosa è che dico funziona meglio se quindi è semplice, se è sorprendente e se è concreta, cioè se l'ego, come abbiamo visto nella lezione precedente con la questione prezzo del petrolio, la mia Vespa o la mia automobile, una cosa più concreta quando per esempio ha un nome, quando ha un'immagine, quando fa parte di un territorio condiviso, che può essere un territorio geografico o fisico, oppure semplicemente un'informazione che posso condividere appunto con le persone a cui sto raccontando. Un esempio concreto, come abbiamo visto, quindi funziona molto meglio se appartiene alla vita quotidiana di tutti. Fondamentale quando racconto qualcosa non necessariamente scientifica ad un pubblico, dare la possibilità di accedere alle fonti che io stesso ho consultato. Le fonti è importante appunto scegliere, come abbiamo visto, in modo coerente, corretto, scegliere fonti attendibili e dare la possibilità appunto al pubblico di realizzare un controllo a sua volta. Quindi una cosa che racconto è più interessante se è semplice, se è concreta, se è sorprendente, se è emozionante. Qui vi ho portato per esempio una finta mail che ho immaginato di scrivere ad un collega a casa dal lavoro. Ho costruito questa mail utilizzando un copia e incolla di frasi fatte, una specie di gioco con il Lego dove ogni mattoncino è una frase appunto che viene straripetuta ed è diventata talmente utilizzata da fare i pallini come un vecchio maglione. Una comunicazione di questo tipo non funziona proprio perché non emoziona, perché non sorprende. Guardate, sottolineate quante parole, quante frasi nella nostra lingua sono
abusate, dalla testa calda, i peli sulla lingua, mettere nel sacco, dietro le quinte, eccetera, eccetera. Scappate tutte le volte che la vostra testa vi suggerisce una frase di questo tipo, una frase fatta di questo tipo, perché è vero che semplifica, ma rende ciò che si dice assolutamente piatto, poco interessante. Di emozione si può parlare anche per ciò che di emozionante è veramente poco. L'esempio che porto sempre è appunto questo del trapano, cioè quando compro un trapano in realtà non compro un oggetto capace di fare i buchi nel muro, ma compro la possibilità di appendere le foto, non so, delle mie figlie, della moglie, degli amici, quindi in realtà è una relazione emotiva quella di cui parlo, non è tanto l'oggetto stesso. Il trapano è quell'oggetto che mi permette, in questo caso, di costruire la culla per una bambina o appunto di appendere le foto dei miei cari. Le storie raccolgono automaticamente e naturalmente tutti gli aspetti di cui vi ho parlato fino adesso, cioè tutti gli aspetti che rendono più vitaminizzate le idee, perché funzionano da sempre ce le raccontiamo, proprio perché non chiedono di essere giudicate, ma semplicemente di essere ascoltate. E poi, come se pensate alle storie che ci raccontiamo fin da quando siamo bambini, in questo caso è rappresentato Cappuccetto Rosso, ma può essere qualsiasi altra storia, è più facile costruire appunto riferimenti con la vita reale. Vi lascio con un'altra pillola di scienza realizzata per raccontare le energie rinnovabili in questo caso. Spero che tutto ciò che vi ho raccontato sia chiaro, e alla prossima. Grazie alla fotosintesi, le piante combinano acqua e anidride carbonica, trasformandole in zuccheri. Gli zuccheri costruiscono macromolecole strutturali come la cellulosa o di riserva come gli amidi. La cellulosa è una lunga catena di zuccheri, è elastica e resistente ed insieme alla lignina costituisce gran parte di fusto, rami e foglie di una pianta. L'amido invece finisce nei semi. Servirà a nutrire la piantina che germinerà. Ma le piante possono produrre altri composti ad alto valore energetico, come i lipidi, cioè l'olio. Dall'olio possiamo ottenere il biodiesel, utile per alimentare i motori. Ci sono alcuni microorganismi che trasformano lo zucchero in alcol, l'etanolo, attraverso la fermentazione, un processo biochimico. Sono gli stessi microorganismi impiegati nella produzione della birra e del vino. L'etanolo è un ottimo biocarburante e può sostituire la benzina. Anche gli oli vegetali possono diventare biocarburanti. Il biodiesel. Per ottenere buone quantità di biocarburante occorrono grandi superfici coltivate. Un campo da calcio coltivato a canna da zucchero darebbe in un anno l'equivalente di 3.500 litri di benzina. Se però per produrre biocombustibili utilizziamo piante che si possono mangiare, sottraiamo risorse alimentari all'umanità. Perché i biocombustibili siano sostenibili, è necessario produrli a partire da scarti vegetali e da piante non commestibili. Si può ricavare biodiesel da alcune alghe microscopiche, mentre alcuni lieviti riescono a trasformare lo zucchero in grasso e il grasso diventa biodiesel.